E dopo la nostra pausa godereccia si riparte. Sono fantastici. E comunque Atlantida è una città molto viva, molto carina, è come le città di mare da noi, quindi costiera, molto giovane e sta vivendo il suo periodo dell'anno migliore. Ci dirigiamo di nuovo verso la Rambla. Non a caso oggi c'è vento, le spiagge sia a partire da qua che a Punta del Este, in particolare Playa Brava, sono estremamente apprezzate dai surfisti. Comunque ho comprovato un'altra cosa, cioè per ringraziare di chi ti dice muchas gracias, la risposta, il nostro prego è no, por favor, come per dire no, non lo dire neanche. Mentre avere il piacere di aver conosciuto qualcuno è mucho gusto. Quelli verdi che abbiamo appena visto sono degli attrezzi da palestra che avevamo visto anche a Montevideo lungo la Punta Carretas. Francesco mi sta dicendo è un'usanza sudamericana quella degli attrezzi lungomare, perché essendo stato lui in Brasile aveva notato la stessa cosa. In Brasile c'è stato nella sua vita precedente, chiaramente, cioè quando è morto e poi è rinato, reincarnato e insomma poi ha vissuto questa vita, ecco, nella vita precedente. Sì, mezzo appena comprato, sta dicendo Francesco qui davanti a noi. La sabbia che arriva fino alla strada. Delle piante particolarissime, piegate dal vento, modellate dal vento. Sì, praticamente le persone stavano facendo il bagno in quella sorta di laguna. Ora passeremo lungo questo ponte per poter proseguire sulla litoranea, direzione Piriápolis. Strada sterrata. Oh mamma mia. Oh my god. E come sorrideva Lucia, mamma mia. L'Uruguay non è dotato di grandi catene montuose, ma ha una catena che si chiama la Cuchilla Grande, che praticamente è una serie di colline, la cui più alta è il Cerro Catedral, vicino al quale passeremo in questi giorni, che è alto circa 580 metri. Quindi è un paesaggio per lo più pianeggiante e collinare, cioè dovuto a queste piccole alture. Vi ricordo che Corridonia si trova a 300 metri sul livello del mare, quindi siamo poco sotto al Cerro Catedral, la cima più alta uruguaiana. Lì
limite di 90, comparso per la prima volta adesso. Comunque alla nostra destra abbiamo una fila di spiagge che scorrono, però la temperatura, essendo dovuti rientrare, si è alzata di molto rispetto alla costa, dove la temperatura è mitigata dal mare. Adesso incontreremo un pedaggio, ma sicuramente per le moto ci sarà un passaggio sulla destra e ci permetterà appunto di non pagare solo telepeage. Vediamo, andiamo dietro a queste motociclette. Esattamente, il passaggio sulla destra solo per moto e bicicletas. Prepotenza. Francesco dice perché lui non accelera, altrimenti non c'era storia. Vabbè, pochi chilometri a destino Piriapolis, cioè alla destinazione di Piriapolis. Il mare in fondo. Basta amore, basta. C'è la sabbia, non possiamo continuare, però questo è quello che vediamo. Una spiaggia deserta fra. Wow, bellissima. Francesco sta dicendo i 5 quintali si sentono tutti, anche la mia strizza ogni volta che tu fai queste strade con tutto questo peso. La Normandia è sempre in agguato. Bellissime casine, che siano prime o seconde case non so, costruite con gusto senza rovinare il lungomare. Piriapolis, siamo arrivati, eccola. Quello in fondo dovrebbe essere il Cerro San Antonio. Piriapoli, che fu costruita da Francisco Piria, un italo-uruguaiano, imprenditore e poi anche politico. Alla fine dell'Ottocento comprò circa 2900 ettari di terra. Ispirò la città di Piriapolis e il suo lungomare alla Riviera Ligure e alla Costa Azzurra, per cui è un posto che a noi europei appartiene in maniera particolare. Andò molto di moda per molti decenni, fino a quando venne surclassata grazie al jet set e alle grandi personalità famose, dai VIP, che iniziarono a sbarcare a Punta del Este, qua vicino. Questo è il casino. Ci siamo fermati per scattare qualche foto, vi faccio vedere la sabbia. Estremamente chiara, bianca, e il mare placido, molto più calmo del mare che abbiamo visto a Montevideo. Siamo ancora sulle acque del Rio della Plata, però, che terminerà proprio in corrispondenza a Punta del Este. Ancora non mi abituo a questa idea a 5 giorni da Natale. Bei localini turistici, che è fresco qui, no? Proviamo a vedere se questa su cui stiamo salendo è il Cerro San Antonio, che ci darà un panorama di Piriapolis dall'alto. Proibito, non è qui. Forse ce l'abbiamo fatta dopo vari tentativi a prendere la strada giusta per salire sul Cerro San Antonio e avere la visuale dall'alto. Wow, guarda che bella questa zona. Ecco, siamo arrivati. Siamo arrivati al valico.
Andiamo a vedere se sporgendoci dal promontorio riusciamo ad avere una visuale un po' più ampia. Saliamo in alto, ci dovrebbe essere questa cappellina, sì, con San Francesco all'interno, forse in onore a Francisco Piria. Ecco il tratto di costa che abbiamo percorso, la spiaggia di Piriapolis. Foto fatta, Francisco Piria si rimette in sella. Dicono che Piriapolis sia una cittadina con meno pretese di Punta del Este. Sicuramente Punta del Este sarà molto più sfarzosa, di lusso, pavalda. Valeva la pena farci un salto. Con Francesco ci meravigliavamo della tranquillità assoluta di questo posto. Il porticciolo, ecco, questa è la seggiovia che conduce fino alla sommità dell'altura. Torniamo sul lungomare per prendere la direzione per Punta Bagena. Spiaggetta. Siamo nel comune di Punta Colorada. Ecco questo mega pesce per la raccolta della plastica, che rende bene l'idea della sensibilità per l'ambiente. Sì, è tutto molto molto curato, tutto molto pulito. Anche i passaggi per i pedoni sono in legno, quindi estremamente attenti anche all'impatto ambientale. Travediamo in fondo Punta del Este e i suoi palazzi enormi, ne vediamo solo l'ombra. In questo momento l'aria è quasi fredda, bambini che stanno facendo il bagno sotto l'occhio vigile del padre, strada inghiottita dalla sabbia. Saremo mica tornati nel Sahara. Foto, lo sapevo. Ci sono queste strutture dalle quali si intravede un divanetto, non so se sono case private o case da affittare. Questa è la strada sulla quale stiamo procedendo. E questo è Fragola Tenerona. E non pago di quello fatto, vuole di più. Andiamo a vedere dall'altra parte, come sulle dune dell'Ergshabi. Dice che dall'altra parte è bello, ma l'acqua è ancora del colore scuro del Rio della Plata, quindi migliorerà solo a Punta del Este. Dice che è troppo bello camminare qua. Anche se la sabbia non è così solida, così compatta come nel Sahara, quindi si scivola di più. Appena ripartiti, zona sin guardavistas o guardavistas, quindi non ci sono bagnini, attenzione. Siamo a Punta Negra. Al limite di 60 km/h tutti rallentano. Francesco sta dicendo tanti controlli coi radar. Wow, oh, mamma mia. È a Punta Bagena che troviamo Casa Pueblo, la casa che fu l'atelier dell'artista Vilaró, completamente bianca, ispirata ai suoi viaggi in Grecia ma anche a Buenos Aires. È una casa bianca che sembra ricreare dei nidi di una particolare tipologia di uccelli ed è grandissima perché costruita su una scogliera con più di 9 piani. Adesso ve la mostriamo. Ecco la Casa Pueblo. Eccolo, il museo Casa Pueblo, promontorio di Punta Bagena. Ecco la Punta dell'Este. E quella costruzione bianca arrotondata è Casa Pueblo. Guardate che spettacolo, la casina che è proprio al limite massimo del promontorio. Spettacolo.
Casa Pueblo dell'artista Vilaró, uruguayo. Ripartiamo da questo incantevole posto chiamato Avenida Panoramica Carlos Paez Vilaró o Mirador de Punta Ballena. Dovremmo essere a pochi chilometri dal nostro appartamento. Ma che belle case a sinistra, amore. La gente che pesca in riva al mare. Wow, che bel panorama, ragazzi. Celia, Bahamas, eccola. Ci siamo, ragazzi. Siamo arrivati a casa a 500 metri dal mare. Adesso vedremo dove parcheggiare la nostra moto, perché Maria Noel si era data da fare per trovarci un garage chiuso a casa di un suo vicino. Vediamo. Hola María. Te estaba esperando. Esto fue la cochera. No, esta no. No. No puede dejar. Esta cochera, ¿me entienden? Sí, sí, Bueno, sí. esta cochera la alquila la señora de arriba. Ok. ¿Está? Ok. Yo le conseguí 2 lugares. Ok. Uno ahí enfrente, que ahora les muestro. Otro es a 1,5 cuadras, una cosa así, que es un edificio que no sé bien dónde está el lugar, pero es adentro. Ustedes evalúen, yo les voy a mostrar las dos. Ok. ¿Está? Ok. Pero para descargar, pueden descargar. Ok. Perfetto. Ok. ¡Qué emoción! Bene, quindi avremo 2 possibilità per lasciare la moto. Per ora scarichiamo tutti i nostri bagagli. Moto parcheggiata, poi ve la faccio vedere perché la signora ci ha trovato un posto su un resort qua vicino, sicurissimo ma sicuro, quindi la ringraziamo anche perché ce l'ha regalato, poi vi spiegherò benissimo. Comunque cambiati, infradito, ovviamente non docciati, ma andiamo a fare spesa con la malletta. Questa è la nostra casina, poi ve la faremo vedere con calma. Ha anche una piscina condominiale piccolina, ma per noi tanta roba. Qua in Uruguay già vi ho detto che è tutto caro. Questa casa l'abbiamo pagata 230 euro per 4 notti 5 giorni. Rapporto qualità-prezzo secondo me ci sta la grande, anche perché la signora si è dimostrata gentilissima. Sara, sei pronta? Sara che ha paura di sentir freddo perché in questo momento inizia a aver fame. Quando ha fame la temperatura scende e inizia a aver freddo. Arrivo. La proprietaria ci ha detto che il supermercato è qua vicino, come la spiaggia è vicinissima. Domani si va al mare, anche perché devo sistemare un attimo la bronzatura. Comunque parcheggiando la moto ho visto tutto il quartiere veramente super tranquillo, super curato, bellissimo. Non me lo aspettavo qua in Uruguay. Guardate che spettacolo, là in fondo dove arriva la macchina c'è il mare. Ecco la proprietaria di casa. Andiamo. Dobbiamo fare circa 1 chilometro, giusto? Sì. Quindi senza tediarvi più di tanto chiudiamo il video qua e magari vi mostreremo la spesa qua a Punta del Este se cambia qualcosa con Montevideo nel prossimo video. Non credo, anzi sarà peggiore, però vediamo. Buonanotte ragazzi. Ciao ragazzi, noi uscita serale per la prima volta che usciamo dopo le 8 di sera, cosa che non si dovrebbe fare qua, ma ci hanno detto che qua è tranquillissimo, quindi proviamo. È ancora giorno, quindi ragazzi incrociamo le dita e andiamo. Con la malletta. Ciao ragazzi. Baby, for